Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera, è Mattino Milan del 19 marzo del 2024. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Henry, secondo giorno di sosta, insomma, come era preventivabile, è un po' ripartita la questione legata all'indagine della Procura di Milano su, vabbè, adesso tra poco ne parliamo, è inutile che lo ripetiamo, tanto sappiamo tutti che cosa a cui stiamo facendo riferimento. Prima di tutto direi andiamo per ordine, insomma, non abbiamo detto nulla nelle ultime 24 ore, anche per rispetto della vicenda stessa. Dimmi Henry. Andiamo proprio per ordine. La prima Mh, cosa da fare è mettere mi piace al video. mh. Cioè, la primissima cosa che voi dovete fare è mettere mi piace al video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella con tutte le notifiche e lasciateci un commento qua sotto su tutte le tematiche che affronteremo stamattina, mi raccomando. Seconda questione, non abbiamo detto niente, poi entriamo nella questione dell'indagine sul Milan perché ci sono delle novità e bisogna anche mettere qualche puntino sulle i perché si sta veramente andando un po' oltre. Però detto ciò, ne parliamo tra qualche minuto. Prima volevamo fare un passaggio, direi a questo punto doveroso, visto che la questione invece di andare, diciamo, non migliorando, ma quantomeno verso una risoluzione un pochino più logica, sta andando peggiorando, soprattutto nei termini e diciamo così, nelle modalità. Nel senso che ieri si stava cercando di far passare che alla fine non era successo niente, che non era stato detto niente. Juan Jesus, dopo la partita a microfoni, aveva detto in realtà di aver accettato, tra virgolette, le scuse, quindi per lui finiva lì una sorta di non volere inasprire i toni, però davanti al fatto che addirittura si negasse l'esistenza del problema, a quel punto ha voluto dire la sua ieri sera. Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi, sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti e con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto vai via nero, sei solo un bip, non posso dirlo se no YouTube ci cassa. In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa, aggiungendo poi anche per me N è un insulto non come un altro. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c'è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere. E tra l'altro c'è anche la risposta del Milan a questo: il razzismo si combatte tutti insieme, qui ora siamo al tuo fianco, One, we respect. Che dire Henry, insomma, quando la toppa è peggio del buco succede questo, quando ogni tanto basterebbe dire grazie, ho sbagliato, scusa, scusate, scusa a lui e poi chi vivrà vedrà rispetto a quello che sarà la punizione che ne conseguirà. Sì, a me stupisce sempre l'essere nel 2024 e il dover affrontare ancora certe cose. Mi stupisce veramente tanto e mi intristisce molto, ma mi intristisce veramente molto dover tornare su queste cose ogni tot settimane, tot mesi, tot partite, tot giorni, tot anni, cioè scegliete voi la metrica e la cadenza con cui accadono, però è inaccettabile, è bruttissimo, ma perché poi, cioè, posto che è sbagliato, no, di base ed è abominevole di base, no, i modi di rimediare ci sono, ci sarebbero, e invece si fa peggio. E io sono molto d'accordo con chi dice, con chi afferma che questo problema non lo possono comprendere tutti, no, questo dramma che sta vivendo la società e che vive da sempre, che è quello del razzismo,
lo può comprendere solamente chi è bersagliato. E io sono molto d'accordo con questa cosa, lo può comprendere a fondo solamente chi è bersagliato. Ehm, e noi invece che fare dei passi in avanti, ogni volta facciamo un passo indietro, perché ogni volta che accade una cosa simile, per quanto mi riguarda, è un passo indietro, perché il tempo va avanti, la storia ti dovrebbe insegnare qualcosa e invece non accade. Quindi, ovviamente penso di parlare anche a nome tuo, Simo, ci uniamo Mh. alle parole del Milan, insomma a tutti i messaggi di supporto per Juan Jesus e per tutte le persone vittima di razzismo, bersagliate, discriminate sotto ogni forma, perché è per quanto mi riguarda è A impensabile, B inaccettabile una cosa del genere, nel 2024, ma anche prima ti direi. Quindi, brutto, l'ennesimo brutto episodio del nostro calcio, che non è l'unico che sta vivendo episodi brutti, perché per esempio anche in Turchia sta accadendo la qualunque, in Germania è stato un anno di intere proteste di tifosi, partite interrotte, eccetera. Sono altre questioni, però per me bisogna darsi una calmata, cioè tutti in generale, perché Guarda, non so dove andremo, ecco. Cioè non so che ecco, fine. chiudo velocemente, poi andiamo, come detto, alla questione dell'indagine, ma la cosa più brutta, oltretutto, è aver costretto chi ha subito l'offesa a dover uscire ancora una volta pubblicamente perché si stava cercando di far passare come un visionario che aveva sentito o visto qualcosa che non era nemmeno successo. Quindi abbiamo addirittura costretto Juan Jesus a dire: no, scusate, anche di passare, oltre ad aver subito l'insulto, anche di passare per quello che si inventa le cose, anche no. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti, va. Andiamo un secondo su Repubblica, tramite il sito di Radio Rossonera, che se volete è assolutamente a vostra disposizione, ha cambiato layout e tutto, quindi se volete andare a fare un giro sul sito di Radio Rossonera, sempre, comunque, ora è anche molto più leggibile rispetto al passato, quindi andate a vedervelo. Vado a prendere un pezzettino di un pezzo che è uscito sul sito di Radio Rossonera che fa riferimento a Repubblica, perché ci aiuta per quanto riguarda i tempi. La Procura di Milano ha trovato il tempo per trasmettere alla Procura federale della Federcalcio una piccola parte del fascicolo d'inchiesta. Cos'è arrivato negli uffici della FIGC? Si tratta delle 12 pagine del decreto di perquisizione della scorsa settimana, cioè il documento nel quale si ipotizza come reato lo stato delle funzioni di vigilanza proprio della Federcalcio, visto che sarebbero state fornite informazioni incomplete alla Commissione per l'acquisizione di partecipazioni societarie. Ora, questi sono i tempi. La procura ha mandato in PDC un semplice decreto di perquisizione. La fretta di andare a fondo della questione può rivelarsi controproducente per la procura federale. Il nemico in attesa, scrive il quotidiano, è il tempo. Il codice prevede un massimo di 60 giorni per le indagini, con la possibilità di 2 proroghe, una di 40 e una di 20. La FIGC ha quindi 4 mesi per chiudere l'indagine, forse pochi per attendere l'analisi degli inquirenti milanesi sulla mole di documenti trovati, chiude Repubblica. Ora, ieri, come detto, è stato trasmesso questa piccola parte dei documenti che ha in mano la procura, quelle 12 pagine legate alla perquisizione a Casa Milan, che non è niente, onestamente, non si può fare niente su carte che parlano del perché siano state fatte le perquisizioni, cioè non c'è niente per aprire nulla in FIGC. Ci sono 4 mesi di tempo per la FIGC per condurre le indagini, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, anche perché la FIGC vorrebbe fare tutto il più velocemente possibile, ergo aprile, maggio, giugno, luglio, cioè essere a chiusura delle indagini per l'inizio della prossima stagione. Sì, per me è una situazione abbastanza complessa, intricata
È difficile da poter spiegare. Rimaniamo, ti direi, in attesa, Simo, cioè di capire cosa Sì, succede. rimaniamo in attesa perché il rispetto per tutto e tutti è sempre dovuto e non cambiamo linea su Esatto. questo assolutamente. Sto notando nelle ultime 48, 72 ore, insomma, che la questione sta andando un po' avanti, quasi un po' trascinandosi. Non ti dico tirata per i capelli, ma quasi, nel Mh, senso che per quello che è uscito fino adesso, la questione sembra un pochino povera di contenuti mh, per portare a un chissà quale risultato da parte dei PM. Quindi aspettiamo, perché giustamente non si può parlare di un fatto totale senza avere tutto in mano. Per ora quello che è emerso è poca roba. Diciamo, in un sistema Italia dove ti giri, c'è qualcosa di peggio rispetto a una società che comunque nel giro di qualche anno è stata risanata, è arrivata a zero debiti, è arrivata ad avere il bilancio in positivo partendo dal fatto che non voleva compromettere i risultati sportivi, tant'è che li ha innalzati. In un quadro generale, questo tipo di attività fa quantomeno emergere un sorriso un po' amaro nel quadro generale italiano. sì, Però, sì, però cosa ti devo dire? Cioè, ti ci possiamo dire che bisognerebbe allora controllare tutto e tutti? Cioè, probabilmente sì, però cioè, eh, noi cosa ce ne possiamo fare? Niente. ah no, noi niente, Ehm, semplicemente sì, fa essere sorridere. testimoni, sì, essere testimoni del È fatto che il classico fa ridere, ma fa anche riflettere, ti direi. mh. Cioè è questo, non è che possiamo farci qualcosa, cioè non è che ecco, perfetto. No, per completezza, questa è la pagina di Gazzetta. Vendita del Milan alla procura FIGC, già una parte degli atti dei PM. Inchiesta sul passaggio del club da Redbird da Elliott a Redbird. Il procuratore Chine si mette al lavoro. Tra l'altro c'è un piccolo trafiletto del pezzo che dice l'articolo 324 fissa i termini di 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento. In sostanza, gli avvocati chiederebbero di valutare se la procura potesse ordinare i sequestri della scorsa settimana. Furlani e Gazzidis possono richiedere il riesame, lo faranno domani in sospeso. Nel caso in cui si aprisse questo fronte, si inaspirirebbero i rapporti con i pubblici ministeri e si rileverebbe una prima rapida decisione del Tribunale, che potrebbe annullare, riformare o confermare l'ordinanza oggetto del riesame. Eh, che dire, per un atto che in realtà, contate che non abbiamo basi giuridiche, io per niente, non so tu Henry, ma veramente 0. zero. Ho fatto diritto dell'informazione, ho passato un esame con 26 all'università e questo è il mio "massimo" tra virgolette, Ok, di cui ovviamente ricordo pochissimo, quindi dall'alto della conoscenza nulla, però il diritto per sua, diciamo, Costituzione è garantista di per sé. Chiedere un proprio diritto o comunque muovere i passi nel proprio diritto, nel caso chiedere che si riveda la valutazione della procura rispetto all'ordinanza di sequestro, che è nel caso un diritto di Forlani e Gazzidis, non dovrebbe inasprire i rapporti, non lo dovrebbe fare. È un diritto che se viene esercitato è lecito e non dovrebbe in alcun modo inasprire i rapporti nel caso. Quindi mi auguro che non sia così, perché sarebbe un semplice esercizio del proprio diritto. Va bene, Harry, noi siamo arrivati in chiusura, non abbiamo parlato niente di campo, zero. Se vuoi ti chiedo velocemente chi preferisci tra Kiwior e Cialobà, puoi anche dire nessuno. ne parliamo al talk di questa cosa, Sì, così abbiam già 2 belle grafiche che oggi meglio, vengono tolte da questi 2 meglio, nomi qui, 2 belle meglio. schede, così parliamo 10 minuti del niente più totale e quindi ne parliamo al talk direi dai. Sì, anche perché tanto se il nome il Milan ha in testa è quello di un italiano che gioca al Toro
Ciao Henry. Ciao, ciao, ciao a tutti.